Buongiorno a tutti. In questa mia pausa caffè ho intenzione di parlarvi di un mezzo molto utile per l'interazione tra le varie persone che sono coinvolte nello studio del caso, quindi il laboratorio, il clinico, il paziente, oppure semplicemente dei colleghi con i quali vogliamo confrontarci. Sto parlando del viewer e andiamo a vedere come sfruttarlo al meglio. Una volta terminato il nostro setup, dalla sezione Home del programma andiamo ad esportare il file per viewer. Vi verrà chiesto se lasciare il nome che avete messo in cartella o cambiarlo e la destinazione. A questo punto verrà generato un file che contiene tutte le informazioni e tutti i dati che noi abbiamo messo nel setup. Ora andrò a chiudere il programma perché essendo sullo stesso PC che ha anche il viewer potrebbe darmi conflitto. Nel frattempo vi volevo spiegare come scaricare il viewer. È molto semplice. Dal sito di Maestro 3D, partendo dalla home, noi abbiamo una sezione proprio specifica viewer ed abbiamo la possibilità di andare a fare il download del viewer stesso. La procedura è molto semplice, è molto veloce e una volta terminata avremo sul nostro desk quest'icona con l'immagine tipica dell'occhio che lo differenzia dall'icona del programma. Come vedete qui abbiamo il nostro file generato che possiamo aprire con doppio clic oppure trascinandolo sopra l'icona del viewer. Come potete vedere ha un'estensione particolare, .m3d. Questa è un'estensione che è proprietaria di Maestro 3D ed è tipica delle ultime due versioni, la 5 e la 6. Le versioni precedenti avevano come estensione .orto. Questo che cosa significa? Che se abbiamo dei file generati con le versioni precedenti, quindi in .orto, dovremo usare per la visualizzazione soltanto il viewer di quelle versioni e non questo di ultima generazione. Qui abbiamo il nostro caso aperto come lo abbiamo fatto in precedenza e andiamo a vedere la prima possibilità. La prima possibilità è questa. Noi abbiamo come metodo diciamo usuale quello di generare un filmato in automatico dal programma, che però non ci permette di usare tutte le visuali che noi vogliamo. Ci sono delle visuali predefinite. In questo caso invece noi possiamo scegliere la velocità e soprattutto possiamo decidere in quale posizione noi far vedere il caso, ad esempio, al paziente, in modo che si renda conto meglio dei movimenti eseguiti. Quindi a livello dimostrativo, a mio parere, è molto più valido. Vedete, possiamo scegliere la velocità, vengono visualizzati gli attachment. In più, cosa possiamo fare? Andando a selezionare il template dal menu tendina dell'elenco dei modelli generati, noi abbiamo l'entità dei nostri PR. Se queste etichette infastidiscono la vista oppure non abbiamo necessità di visualizzarli, li possiamo andare a disattivare con l'apposito tasto. Dalla sezione analisi misure abbiamo altre possibilità. La prima è quella di andare ad analizzare eventuali precontatti occlusali. Qui come interazione oppure come distanza. Abbiamo le nostre scale e usando la distanza abbiamo la possibilità, con il cursore sulla zona evidenziata, abbiamo la possibilità di andare a notare proprio e visualizzare il valore numerico in quella precisa posizione.
Abbiamo poi la possibilità di andare a visualizzare delle sezioni dei modelli. Qui ad esempio abbiamo un piano YZ e agendo sul cursore lo possiamo spostare e andare a vedere ad esempio il livello di overjet o di overbite. Non solo, ma lo possiamo anche misurare. Come potete vedere, e lo possiamo fare in più sezioni. Sto facendo delle misurazioni non molto precise, ma soltanto a scopo dimostrativo. Quindi poi le possiamo andare a richiamare. Possiamo fare lo stesso anche su piani diversi, ad esempio sul piano crusale. Oppure sul piano XY. Possiamo poi andare a vedere un parametro molto importante. Dalla misure dei denti, quindi dove viene riportato tutto l'elenco dei denti con tutti i vari diametri mesiodistali, noi abbiamo la possibilità di andare a visualizzare il Bolton, molto utile soprattutto in quei casi dove abbiamo qualche dubbio per quanto riguarda le estrazioni o meno. Abbiamo poi la possibilità di andare a fare diverse misurazioni, tipo il diametro intercanino, la distanza tra i molari, tutto quello che desideriamo. Ma una funzione secondo me molto importante è questa, quella della sovrapposizione dei modelli. Qui noi abbiamo la possibilità di sovrapporre dei modelli per un confronto oppure delle impronte di controllo dello stato di avanzamento del caso. Facciamo un esempio. Qui abbiamo il modello iniziale di questo caso. Per comodità andiamo a ad importare il modello, l'ultimo modello della serie. Questo, ripeto, è per comodità, ma qui potremmo andare ad importare benissimo l'impronta di controllo oppure un altro modello. Come vedete abbiamo i due modelli a confronto. Andiamo avanti, mettiamo dei punti di repere in modo di far coincidere i modelli stessi. In questo caso è meglio prendere punti che sappiamo essere rimasti fermi. Abbiamo proprio l'etichetta in posizione. Andiamo a prendere magari delle imperfezioni dei denti che ci danno più. Scusate, no, qui ho sbagliato. Come vedete si può anche rimediare tornando indietro. Ripeto, meglio andare su dei punti che sappiamo essere rimasti fermi e andiamo avanti. È una valutazione questa molto, molto imprecisa, molto veloce per risparmiare un po' di tempo. Riconfermiamo. E possiamo vedere i due modelli sovrapposti. Con visualizza, vedete che possiamo evidenziare di più uno o l'altro. Qui c'è una scala di confronto e andando con il cursore nello spazio, vedete che qui
non essendoci stati i movimenti degli elementi, praticamente la differenza è zero, mentre su questi elementi che sono stati movimentati possiamo vedere la differenza. Ripeto, molto utile nel confronto con le impronte di controllo. Quindi, sperando ancora una volta di esservi stato utile, io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e arrivederci.